Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi un trucchetto per far venire i bordi uguali. Il bordo da dove si parte, cioè la catenella, identico al bordo la fine del punto. Questo, noi quando iniziamo con la catenella normale abbiamo la prima riga dove lavoriamo che viene in maniera diversa praticamente, e quando finiamo il punto viene in questa maniera. Con questo trucchetto riusciremo a far venire la costina del punto sia sotto che sopra, partendo dalle catenelle. L'ideale per chi deve fare dei pannelli che non vanno rifiniti o che vogliono la stessa morbidezza sia sotto che sopra. Quindi con questo trucchetto vi mostro sopra dove ho lavorato gli ultimi punti alti e così, e sotto dove ho cominciato è fatto alla stessa maniera. Questo è il bordo sopra e questo è il bordo sotto, praticamente uguali. L'unico accorgimento che c'è da prendere è che quando si adotta questo sistema consiglio di usare un uncinetto di mezza misura più grande per fare le catenelle. Ora andiamo al trucchetto. Io ho già montato le catenelle con l'uncinetto del 5 e sto lavorando con il 4,5. Prima di iniziare a lavorare andiamo un po' a guardare com'è la catenella. La catenella è fatta dalla parte dritta delle due costine e dalla parte dal rovescio ci sono le due costine laterali e sopra abbiamo una costina che fa come una gobba. Noi dovremmo andare a prendere quella lì. Se lavorare in maniera normale andiamo a prendere la nostra catenella qui, quindi entro nella catenella, faccio il punto alto, entro nella catenella successiva, faccio il punto alto. Di solito funziona così. E questo è il risultato. Ma se noi giriamo la catenella in questo modo, cioè il rovescio della catenella che guarda verso l'altro, mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a prendere la costina che viene su, che fa una specie di gobba, riusciamo ad ottenere l'effetto. Quindi filo sull'uncinetto, la catenella dal rovescio a queste due costine, io devo andare a prendere quella centrale, filo sull'uncinetto, ci sono le due costine, una sotto una sopra, e io vado a prendere quella centrale, entro, aggancio la costina centrale e faccio il punto, e di nuovo allora i primi punti li ho fatto entrando normalmente nella catenella come facciamo di solito, e c'è come una costina, una base al punto. Invece questi li ho fatti col trucchetto, lavorando la catenella al rovescio, e come è sotto è sopra, cioè questo è sotto e questo è sopra col trucchetto, e questo senza trucchetto, sotto in una maniera, sopra è nell'altra. Quindi rispiego: anziché lavorare la catenella per così, la mettiamo col rovescio che guarda sopra, andiamo a guardare la catenella, dal rovescio ci sono due costine laterali e una centrale che fa una specie di gobba. Noi andremo a prendere quella che fa la specie di gobba. Ed ecco qua.
abbiamo la stessa cosa qua, come ce l'abbiamo sotto, e resta anche un po' più elastica rispetto al metodo tradizionale. Io ho lavorato solo un pezzettino per la dimostrazione di come prendere il punto. L'esempio vero e proprio lo si vede qua. Questo è il metodo tradizionale e abbiamo questa differenza tra il sotto e il sopra, e anche l'elasticità è diversa. Questo è molto più rigido, qui è molto più elastico. E questo è lavorato prendendo la costina centrale del rovescio della catenella, e come è sotto è sopra, è uguale, e abbiamo anche un altro tipo di elasticità. E per oggi è tutto. Spero di essere stata utile e di avere dato un'idea in più, un trucchetto in più. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e su Telegram, vi lascio il link nel box informazioni. Ciao a tutti!